Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare di Sonoff perché quando c'è qualcosa di interessante interrompo un attimo tutti i miei esperimenti fotovoltaici, batterie eccetera per dedicarmi a qualche prodotto interessante come questo, che è il nuovo S-Mate 2, S-Mate Extreme, lo chiamano in vari modi, perché è veramente un dispositivo interessante. Intanto perché è piccolo, e quando ci sono dispositivi piccoli vuol dire che siamo facilitati nell'installazione perché lo possiamo mettere dovunque, montato nei nuovi case con le nuove morsettiere, insomma fatto bene, aggiornato rispetto alla prima versione di S-Mate che è stata un po' un prototipo, poi hanno fatto una seconda versione, però faceva già il suo lavoro perché ci dava la possibilità di avere un comando, un pulsante via radio senza passare fili. Qui ci siamo evoluti, Sonoff ha fatto un passo in avanti, abbiamo 3 comandi in un unico dispositivo e funziona molto bene. Gestisce la pressione prolungata, il doppio clic, sia pulsanti che interruttori, vediamo poi tutto. Tante volte mi dite ma non fai più i video sui Sonoff, i tutorial, ma il problema è che ne ho fatti talmente tanti, ho cercato di spiegare tutte le soluzioni, le situazioni che mi venivano in mente, che mi viene difficile tornare sugli stessi dispositivi. Quando esce qualcosa di nuovo lo portiamo sul canale volentieri, perché io le ultime novità di Sonoff le ho già tutte. Ho questo, ho l'R4 Matter Edition, ho il nuovo Basic che proveremo con calma, ma sono prodotti che non portano niente di nuovo, forse non ne avevamo neanche bisogno. Ho tutti i nuovi dispositivi Zigbee che sono il sensore di presenza umana eccetera, roba che sto provando, non è magari così fondamentale sapere che è sul mercato, a differenza di questo che vedremo può servire a fare un sacco di cose. Prima cosa da spiegare, perché magari uno non è pratico, questo dispositivo radio non si connette al wifi, non si connette a nessun hub Zigbee eccetera, ma si connette ad altri Sonoff. Ci sono nella gamma Sonoff dei dispositivi fatti apposta per ricevere i comandi radio, ad esempio delle S-Mate, ma anche delle placche, quelle senza fili che avevamo già provato eccetera. I dispositivi attualmente che possono ricevere questo nuovo S-Mate sono il Mini R4, sicuramente quello wifi, i Sonoff Dual R3 sia normale che light, l'NS Panel Pro, l'M5 e anche la nuova placca TX, quella con i LED che abbiamo provato, e oggi vi farò vedere ad esempio che lo accoppiamo sulla placca TX. Adesso non perderei ulteriore tempo, però vi chiederei di iscrivervi al canale così rimanete aggiornati, portiamo un sacco di contenuti, non vi costa nulla, per me è molto importante. Ora prima facciamo lo spacchettamento. Allora, nuovo Sonoff S-Mate Extreme. Eccolo qua, lo aspettavo da un po', in realtà ce l'ho da un po' di tempo, ma non avevo ancora avuto tempo di provarlo. Che cos'è? Ci permette sostanzialmente di avere 3 comandi via radio per fare qualsiasi cosa. Questo vuol dire che tramite il cavetto in dotazione o tramite i cavi che avete già nelle 503 o con i cavi che volete usare voi, non importa. Vedete, qui abbiamo già un morsetto rapido per fare il comune, ma in ogni caso con questi fili o con quelli che volete voi, noi tra i 3 morsetti S che sono in comune, chiudendo su S1, S2 o S3, possiamo fare 3 comandi che tramite scene, tramite l'app e WeLink gestiremo come meglio ci può servire. Non dovete stare tanto a guardare questo video perché io posso fare degli esempi, ma dovete lavorare di immaginazione. Tante volte mi dicono ma come faccio ad aprire il cancello se non ho un collegamento tra il posto dove voglio mettere il pulsante e la centrale che è fuori? In questo caso la risolviamo, perché magari dentro casa mettiamo un S-Mate che con 2 pulsanti mi gestisce 2 accensioni, 2 prese, qualcosa. Con un pulsante va tramite scena a comandare un altro dispositivo che può essere un Sonoff Mini, un Mini R3, un Mini R4, qualsiasi cosa, anche un Basic modificato con tatto pulito, che è montato lì nella scheda della centrale, chiaramente sotto copertura Wi-Fi, mi permette di fare un controllo remoto tramite l'applicazione, tramite le scene. Le possibilità sono infinite. Intanto volevo farvi capire come funziona lui. Dispositivo che ha batteria CR20477, che è una grossa batteria al litio da 3 volt. Questa batteria da Sonoff viene dichiarata come batteria con 5 anni di autonomia. Chiaramente questo dato prendetelo con le pinze perché dipende anche se il dispositivo sta 4 anni e 11 mesi in stand-by e andate a cliccare il bottone è un conto, se lo usate 15 volte al giorno è un altro. Un consiglio che vi posso dare è tenervi in
casa già una di queste batterie di ricambio perché non sono magari così comuni da trovare al supermercato. Vi lascio dei link di Amazon per comprarle e per assurdo costa più la batteria del dispositivo. Queste batterie, allora, se la prendete di marca, una batteria della Varta costa sugli 11 euro. Se la prendete non di marca costa magari 14 euro e ve ne danno 10. Però se vi posso dire una cosa, non è una batteria che cambiate tutte le settimane, prendete una di qualità, perché quelle che costano troppo poco, ho già avuto esperienze con queste batterie che su 10 ne funzionano 4 e quelle 4 durano un quinto di quello che durerebbe una batteria di qualità. Fate voi. Andiamo avanti col video. Una volta tolta la linguetta lo stiamo alimentando, lui è già disponibile per l'accoppiamento. Questo esempio che vi ho fatto dell'apricancello senza tirare dei fili è una domanda ricorrente che mi viene fatta in privato nei commenti, quindi facciamo che simularla proprio al banco insieme a qualche altra situazione che potrebbe verificarsi in casa. Ok, qui ho già preparato un po' di roba per simulare qualche situazione, per farvi capire come poter usare questo nuovo S-Mate. Allora, intanto vi faccio vedere come l'ho collegato. Quindi abbiamo detto i primi 3 morsetti S che sono comuni, ne ho mandato uno ad un pulsante. Il ritorno di questo pulsante entra in S1, quindi questo sarà il pulsante del canale 1. Un altro S l'ho portato all'altro pulsante e diventa il pulsante del canale 3, ad esempio. L'ho fatto apposta per una visualizzazione più istintiva dell'1, 2 nulla, 3. Ma vi ricordo che potete averne fino a 3. Perché ho messo pulsanti? Perché in questo momento, con questo switch tirato in basso, è configurato come pulsanti, quindi impulso. Se lo tiriamo su diventa configurato come interruttore, ma non si può distinguere un interruttore, un pulsante, un interruttore. O si fanno 3 interruttori o si fanno 3 pulsanti. In questo caso secondo me ha più senso usarlo come pulsante, anche perché vi farò vedere che c'è la possibilità di attivare il singolo click, il doppio click o il click prolungato. Quindi lui è collegato, è già funzionante, ho tolto la pellicola quindi è alimentato. Lo mettiamo qua perché lui non è collegato a nulla ma ci servirà per fare un po' di cose. Come lo gestiamo? Allora, questo S-Mate va gestito da dispositivi che accettano a loro volta dispositivi secondari via radio. Ad esempio c'è anche la placca TX, quella con le luci che abbiamo provato di recente, che io avevo chiamato TX LED. Quindi ora prima cosa facciamo acquisire questo nuovo S-Mate dal dispositivo TX LED. Entriamo dentro il dispositivo, andiamo nelle impostazioni, vedete che sotto dispositivo e WeLink in questo momento abbiamo 0 di 8, ne aggiungiamo uno. Dice di premere un tasto qualsiasi del sottodispositivo entro questi 10 secondi. Premiamo un tasto, dispositivo aggiunto con successo. Lo trova anche già l'assistente di Amazon. S-Mate, dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua in questo banco test dove ho preparato un po' di roba. Quindi vedete che compare questo S-Mate, ma di fatto non si può fare nulla. Abbiamo la possibilità di cambiare il nome, di dargli una posizione, fine. Non abbiamo niente perché lui serve solo qua nella schermata principale ad avere uno storico di tutte le attivazioni che vengono fatte e basta, perché lui lavora tramite scene. Allora io qua ho preparato un po' di dispositivi. Adesso riaccendo il tester. Perché accendo il tester? Perché vi faccio vedere che ad esempio questo relè a 230 volt lo stiamo usando come relè di appoggio per un contatto pulito. Avevo fatto un video sui relè di appoggio senza stare a modificare i dispositivi per avere il contatto pulito ed è questo, contatto relè mini R2. È stato programmato come inching. Inching vuol dire che per 1,5 secondi quando viene attivato chiude il contatto e poi si riapre da solo. Questo ad esempio è collegato su un mini. Se io lo attivo vedete che il relè si eccita per 1,5 secondi, mi chiude il contatto, quindi questo potrebbe essere ad esempio un apricancello, ok? Voi lontano da casa avete un cancello automatico dove nella scatola della scheda avete montato ad esempio un Sonoff Mini modificato contatto pulito o un Sonoff Mini con un relè di appoggio. Chiaramente dove c'è il cancello voi avete copertura wifi e lì avete un dispositivo domotico che vi permette di aprire il cancello con la voce, con l'app WeLink e tutto, ma magari voi volete aprirlo anche con un pulsante in casa e fisicamente non arrivate al cancello. In questo caso ci aiuta l'S-Mate. Poi cosa ho messo? Qui vedete che c'è un Sonoff Mini Zigbee L2, l'ultimo, quello senza neutro che avevamo provato, che gestisce semplicemente una lampada. Quindi noi tramite questo dispositivo, che tra l'altro è Zigbee, non è neanche Wi-Fi, ma non importa, noi possiamo comandare la lampada.
Ora, questo dispositivo vedete che non è velocissimo a rispondere, è una caratteristica propria di questi Zigbee che passano attraverso l'hub, a volte sono un po' più lenti. Poi ho messo questo relay switch da 30 A che ad esempio uso per un boiler, infatti l'ho chiamato boiler switch da 30 A. Tra l'altro non è neanche un SON-OFF, ma è un dispositivo che lavora in EWI-Link, quindi possiamo comunque utilizzarlo in tutto questo contesto. Lui andrà ad abilitare il 230 volt che va al boiler e magari nella barra DIN mettiamo un segnalatore visivo per ricordarci se è accesa o meno. Quando accendo scatta il relay, alimenta il boiler e nel quadro ho un segnalatore che mi ricorda che è acceso. Quindi abbiamo un contatto pulito, un boiler e una luce. Abbiamo installato il nostro S-Mate che in realtà è collegato solo a 2 pulsanti, ma vi faccio vedere come lavora e un esempio di che opzioni possiamo avere. Dobbiamo andare nelle scene. Quindi qui sotto abbiamo tutte le automazioni, andiamo ad aggiungere un'automazione. Allora, come si fanno le automazioni, le scene? Bisogna dare un criterio di partenza che fa succedere qualcosa. Quindi se dispositivo intelligente, S-Mate, canale 1, quindi questo pulsante normale con i fili rossi senza spia, vedete questo è la spia, poi dentro non c'è, ma l'ho messa solo per distinguerla. Questo qua, canale 1, abbiamo la possibilità di scegliere singolo click, doppio click e pressione lunga. Allora, un consiglio mio, doppio click secondo me lascia il tempo che trova, perché per lui distinguere il singolo click dal doppio click magari potrebbe commettere degli errori, diciamo. Penso di non avere bisogno del doppio click, è importante magari avere il click lungo e il click normale. Noi diciamo che al singolo click salva sul canale 1 e basta. Cosa fa? Lui quando schiaccio il singolo click va a comandarmi un dispositivo intelligente che è messo nel banco test, che è ad esempio il contatto, questo qua pulito del Mini R2. Cosa fa? Me lo accende. Tanto lui abbiamo impostato 1,5 secondi, poi si spegne da solo. Abbiamo solo bisogno di replicare l'impulso che dà sulla centrale del cancello da questo pulsante. Quindi on, salva, se S-Mate canale 1 singolo click, poi contatto relay Mini R2 on. Fine della nostra automazione. Gli diamo un nome, lo chiamiamo apri cancello. Dove? A casa mia. Ok, quindi abbiamo creato una scena dove la pressione di questo qua mi chiude il contatto. Scena che dovrebbe essere già attiva. Vedete? Io in casa ho riprodotto l'attivazione di un contatto pulito che magari è nella scheda del cancello automatico senza portare fili da nessuna parte, e questa è tanta roba. Poi gli dico, creando un'altra scena, che se dispositivo intelligente S-Mate canale 3 singolo click, salva, poi aggiungi dispositivo intelligente, sempre nel banco, questo lampada Zigbee Mini L2 non me lo devi accendere perché lui magari è già acceso, magari l'ho acceso dal suo interruttore, o magari l'ho acceso da app, o magari l'ho acceso con la voce con un comando vocale. Allora gli dico di fare inverti. Quindi ogni volta che io premo questo pulsante, se è accesa me la spegne, se è spenta me la accende, ok? Questo è l'uso del comando inverti, perché se lei è accesa, io gli creo un'automazione che l'accende, non serve a nulla, devo invertire il suo stato, come se fosse un punto qualsiasi di comando a pulsanti io fosse, per capirci, un deviatore. Lo salvo, gli do un nome e lo chiamo lampada. Lo salvo, automazione che è già attiva, quindi io posso decidere che questa lampada Zigbee Mini L2 la accendo con questo pulsante, perché io sempre senza nessun collegamento elettrico sto comandando questo relay che a sua volta comanda quella luce, ma io posso anche spegnerla. L'ho accesa da applicazione, l'ho accesa da comando vocale. Da questo pulsante quando premo si spegne. Stessa cosa col comando vocale. Accendi lampada. Lei tra l'altro mi ha riconosciuto il comando vocale lampada perché questo è l'unico dispositivo che si chiama lampada più qualcos'altro, altrimenti avrei dovuto dire lampada Zigbee Mini L2 ma non avrebbe funzionato. Ricordo sempre che l'attribuzione dei nomi dei dispositivi può aiutare o complicarvi la vita nei comandi vocali. È anche vero che possiamo chiamarli con un nome complesso dentro EWI-Link e poi dentro l'app di Amazon andiamo a cambiare il nome mettendone uno più semplice. Le strade sono due. Comunque, noi l'abbiamo accesa con la voce, in questo caso la spegniamo. Sempre perché abbiamo detto inverti. E noi in questo modo con questi due pulsanti abbiamo comandato un cancello e una luce, però abbiamo solo due pulsanti e ci piacerebbe comandare anche sto boiler. Quindi cosa facciamo? Andiamo a creare un'altra scena. Se
dispositivo intelligente, S-Mate, canale 1, quindi il pulsante è quello dell'apricancello, non facciamo singolo clic ma pressione lunga, la salviamo, poi dispositivo intelligente, banco test che è la stanza, il boiler, cosa fai? Anche qua me lo inverti, così io con ogni singolo clic posso accenderlo e spegnerlo. Non ho altri comandi perché è un relè che non ha possibilità di essere comandato con dei pulsanti, ha solo linea in ingresso e linea in uscita, quindi gli dico inverti, ma potrei anche fare in modo che dal pulsante lo accendo e che magari dopo 30 minuti si spegne per non dimenticarcelo acceso. Allora in quel caso dovrei andare nel dispositivo, come ho fatto per il contatto pulito, mettere un inching e dirgli che a ogni attivazione dopo 30 minuti si spegne. Questa potrebbe essere una funzione. Comunque io in questo caso voglio accenderlo e spegnerlo da questo pulsante con pressione prolungata, quindi gli do inverti. Se è spento lo accende, se è acceso lo spegne. La salvo e lo chiamo boiler. Voilà, completato. Torniamo alla stanza qua del nostro banchetto di test, così teniamo sotto controllo tutti gli stati. Clic lungo vuol dire tenerlo premuto, vedrete che lui si accende e scatta e il mio segnalatore da Baradin mi dice che il boiler è acceso. Vedete? Se invece faccio singolo clic mi apre il cancello. Se uso l'altro pulsante mi accende la luce. Insomma, con questo cosino qua, se lavorate di fantasia, vi fate venire delle idee, degli scenari, delle cose che potete comandare, con questo affarino qua fate veramente un sacco di cose. È un video che sarebbe potuto andare avanti all'infinito perché di situazioni ve ne potevo illustrare chissà quante. Ho cercato di farvi capire come integrare questo nuovo S-Mate in vari ambienti domestici. È un dispositivo che funziona con scene, quindi se non avete la connessione internet non funzionano, a meno che non usate ad esempio la Yoast che vi fa creare delle scene locali che in teoria funzionano anche senza linea internet, ma io questo dispositivo non l'ho mai capito, non l'ho ancora portato sul canale perché, a parte che è un po' prematuro, ma poi secondo me non ne avevamo bisogno. Le scene funzionano quando c'è internet, quando non c'è internet non funzionano. Io adesso non so che situazioni avete voi, però a me internet che non manca da casa, ma non lo so quanto tempo è passato, può succedere quel giorno all'anno, ogni 6 mesi, voglio dire, non creiamo una scena con l'S-Mate per tenere acceso il macchinario che dà l'ossigeno alla nonna malata, tanto per capirci. Stiamo comandando un apricancello, una luce, se per 2 ore, per un giorno non funziona perché è andata giù la linea e non ho le scene, insomma ragazzi, abbiamo sopravvissuto fino a ieri senza questa roba, direi che possiamo sopravvivere anche un giorno senza automazioni. Detto questo, dispositivo che però è molto comodo, vi può servire a fare un sacco di cose, costa circa $10, 7, 8. Al momento lo potete prendere solo in Cina sul sito Etihad, ma sicuramente a breve arriverà disponibile anche in Italia dal nostro fornitore ufficiale di Sonoff che è Expert4House. Andate a guardarlo perché avevo fatto anche un video che vi lascio nelle schede dove abbiamo anche delle convenzioni. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video un bel like, se avete domande non esitate come al solito, noi ci vediamo alla prossima diretta o se passate in provincia di Torino vi offro un caffè. Ciao da Massirattoli.